Ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di PSI. Come potete vedere, oggi ho cambiato location, non sono più nella macchina. Ho deciso anche di cambiare maglia dopo un mese che tenevo quella nera. Che ne dite? Vi piace? Mi trovate qui oggi perché piove e perché non voglio annoiarvi troppo stando sempre nella Selica. Oggi, come potete notare dal titolo, voglio inaugurare una prima serie di video di questa rubrica, o rubrica, come la volete chiamare voi, che si chiama Glorie del passato, perché ci sono delle auto che sono state dimenticate o comunque auto che non hanno avuto un grande successo mediatico che reputo molto importanti dal punto di vista tecnico o iconico, che sono state dimenticate o che semplicemente nessuno ne ha mai sentito la conoscenza. Oggi voglio cominciare appunto dalla Mazda Furai. Cominciare dalla Mazda Furai perché per me è un'auto molto iconica e ho deciso che potesse avere le carte in regola per aprire il primo video di questa serie. Scommetto che molti di voi non sapranno di che macchina si tratta. La Furai è un concept della Mazda, appunto, che è stato sviluppato nel 2007 e presentato l'anno seguente al Salone di Detroit. Perché il nome Furai? Furai letteralmente significa il suono del vento. Infatti, come potrete notare dalle linee della macchina, Mazda ha voluto focalizzare molto l'attenzione sull'aerodinamica e su queste forme molto sinuose, continue, ondulate, molto aerodinamiche allo stesso tempo. Quindi non è solo una questione stilistica del Nagare di quegli anni. Ricordiamo che Mazda in quegli anni presentò parecchi prototipi del Nagare e il Nagare era il loro concetto guida di quegli anni, e la Mazda Furai fu l'unica che venne effettivamente costruita funzionante al 100%. Perché è così importante questo prototipo? Perché Mazda lo usò per celebrare la vittoria di Le Mans. Una vittoria, la vittoria, anzi, più importante di tutto il marchio, la più prestigiosa, che vinse grazie alla 787B. Venne creata appunto per celebrare i 40 anni del motore probabilmente più famoso della casa, il motore rotativo Wankel. È un motore che a me piace tantissimo, ne parleremo poi in un video specifico di come funziona questo motore. Sappiate solo che è l'unico motore a non avere pistoni moderno. Ma addentriamoci ancora un po' di più nello studio di questa macchina che reputo formidabile. Lo vedete dalle forme, da come è stata costruita, dallo stile che hanno voluto seguire i progettisti. Il telaio della Mazda Furai è completamente in fibra di carbonio e viene rubato dal prototipo Courage C65 LMP2. Tralasciando il motore rotativo di cui sappiamo già che è dotata la Mazda Furai, altri elementi vanno a riportarci col pensiero alla Mazda 787B. Uno di questi è sicuramente il numero 55 sulla fiancata del cofano, stesso numero che aveva appunto la famosa Mazda delle corse. E ovviamente i particolari in arancione sull'alettone diffusore posteriore. Un altro elemento caratteristico della Mazda Furai sicuramente era l'apertura verticale delle porte, che facilitava tantissimo l'ingresso in questa vettura molto particolare. Ecco, importante quello che riferiva Mazda in un'intervista. Secondo loro, cos'era la Mazda Furai? Ecco il pensiero della Mazda. Le macchine da corsa sono inadatte a un impiego pratico in strada per via della loro natura competitiva e sono ben lontane da un modello omologato per la strada. Alcune supercar possono occasionalmente girare in pista, ma sono principalmente vetture stradali non propriamente equipaggiate per le corse. Lo scopo di Furai è di colmare questo gap. Quindi, per Mazda, questo veicolo era una via di mezzo tra un'auto da corsa e una supercar, perché per loro auto come Ferrari o Lamborghini sono troppo cittadine, troppo stradali per andare in pista. Addentriamoci ancora di più nello studio di questo veicolo e passiamo alla parte meccanica, quella che ci interessa ancora di più. Lo abbiamo già detto, il motore è il Wankel, quindi motore rotativo, famosissimo di Mazda, che abbiamo conosciuto e potuto apprezzare su Mazda RX-7, Mazda RX-8, ma ancora su altre prima. Vi elenco solamente le più famose. Come vi ho già detto, andremo a fare un video poi specifico di questo motore che trovo
uno dei motori più belli che possono esserci. Ma continuiamo con la nostra Mazda Furai. Come ho già detto, dalle competizioni è derivata la scocca in carbonio, mentre gli interni sono rifiniti e funzionali allo stesso tempo. Come potete vedere, richiamano le linee esterne molto ondulate, ma sono essenziali e spartani. Abbiamo freni da competizione di marca Brembo e un complesso molla ammortizzatore della Sachs Eibach. Mazda vuole anche far vedere che è in grado di produrre dei carburanti alternativi, puliti, che possano però funzionare con questo motore e donargli tanti cavalli. Tanti quanti? 450. Ragazzi, la Mazda Furai ha un motore rotativo con 450 cavalli a bioetanolo. Questo significa che dal frumento e dai cereali creano il carburante, lo iniettano dentro a questa macchina e grazie alla soia e ai cereali riesce a sviluppare 450 cavalli. Mazda nel 2008, quando cominciavano a esserci i primi problemi di inquinamento, c'erano già prima, però sono venuti alla luce e cominciarono a emergere nuove possibilità di carburanti, di idee elettrico, idrogeno, ibrido che vediamo adesso. Loro con questo biocarburante che è etanolo, praticamente proprio alcol etilico, quello che voi usate la sera per sballarvi, per ubriacarvi, per non capire più niente, Mazda l'ha preso e ci ha fatto una macchina da 450 cavalli. Ognuno fa poi quello che vuole. Di questa macchina Mazda ne ha fatto solo uno perché era un prototipo. Cosa è successo? Nel 2008 questo prototipo venne dato a un famoso programma televisivo che sicuramente molti di voi avranno visto, Top Gear. Io ne sono un fan sfegatato. E nel 2008 cosa è successo? Lo scopriamo nel 2013, 5 anni dopo. 5 anni dopo uscì la notizia che durante una puntata del 2008, appunto, il Mazda Furai venne distrutto in un incendio. L'unico prototipo esistente. Non tornerà più. Non tornerà più. Il 19 agosto 2008 alle 11:52. Il pilota Mark Ticehurst, sinceramente non saprei come si pronuncia, ve lo lascio scritto, stava pilotando il Furai quando a un certo punto dal vano motore cominciò a uscire del fuoco e l'incendio si divampò piano piano. Piano piano insomma, perché poi in 8 minuti la macchina bruciò completamente. Il problema è che lui era oltre la collina e gli addetti alla sicurezza partirono molto in ritardo. Quando arrivarono, purtroppo per il mezzo non c'era più niente da fare. Ora non sappiamo bene dove siano finiti i pezzi rimanenti, se ce l'ha qualcuno o cosa sia successo. Sicuramente voglio pensare che da qualche parte un pezzettino di questa macchina vive ed è lì a ricordarci quanto questo mondo per noi possa darci delle emozioni e una sorta di amore. Immaginare che quel veicolo fosse l'unico sulla faccia della terra, con quelle caratteristiche particolari, anche solo esteticamente, l'avete vista, è veramente una vittoria dell'eleganza. Sapere che magari da qualche parte un pezzettino di questa macchina è viva, ci ricorda cos'era, cosa significava, lo trovo romantico. Voglio pensare che sia lì, da qualche parte. Perfetto ragazzi, questo è il primo episodio di Glorie del passato, Mazda Furai, un'auto fantastica che io ho apprezzato tanto, che sicuramente pochi conoscevano, che adesso spero sarà più conosciuta ai pochi, agli appassionati. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. È una macchina che vi è piaciuta? La conoscevate già? Non l'avevate mai vista? Scrivetemelo nei commenti. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e se vi è piaciuto, perché no, condividetelo con gli amici. Se non vi è piaciuto, andatevene a fare i... Ragazzi, quasi dimenticavo. In questo caso non ho potuto provarla, era solo un prototipo e non esiste più. Ma con le prossime glorie del passato, magari quelle un po' meno rare, se mi sarà possibile,
Dopo la chiacchierata come questa, magari facciamo anche un test drive. Che ne dite? E voi? Se avete qualche macchina particolare, qualcosa che non conosce nessuno, una macchina che vorreste approfondire, perché non me lo scrivete nei commenti? Sono curiosa di scoprire cosa ne esce fuori. Ci vediamo lunedì. PSI Pit Stop Italia.